Non è giovedì, non ti stai sbagliando. Eppure siamo sul canale. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati, purtroppo in circostanze misteriose, perché questo non era un video previsto, era un video che speravo di non dover fare mai, ma di recente è successa una cosa molto spiacevole in Italia. Mi riferisco ovviamente al rogo che ha distrutto la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto e non posso far passare una notizia così in sordina, una notizia così grave, avendo poi un canale d'arte e vivendo d'arte sostanzialmente. Mi sembrava proprio assurdo non farci sopra un video e non parlarne proprio. Anche perché quello che temo è che non se ne parlerà abbastanza. Probabilmente sarà una di quelle notizie che spariranno così nel nulla, perché è stata colpita, secondo me, tra le altre cose, tra gli altri motivi, è che è stata colpita un'opera d'arte contemporanea e di conseguenza l'arte contemporanea non so se sia meno apprezzata o meno conosciuta, ma sicuramente non fa lo stesso scalpore di quando viene colpita un'opera d'arte antica. Ragion per cui quello che voglio fare con questo video è raccontarvi cosa è stato distrutto a Napoli. Premetto che quella era l'ultima volta in cui specificavo in che zona è successa questa cosa, perché comunque l'ho detta appunto per conoscenza, anche se in realtà appunto è una notizia talmente tanto che ha fatto un po' scalpore lì per lì, che sicuramente tutti sanno dove è successo, ma d'ora in poi parlerò di Italia e di italiani, anche rivolgendomi a chi ha fatto questa cosa, perché io odio l'informazione, specialmente italiana, che dà troppa rilevanza al luogo in cui è avvenuta, alla provenienza della persona che ha compiuto un gesto, perché non è rilevante. Onestamente non è rilevante e serve soltanto a stigmatizzare un posto. Ok, è successo là, ma questo non vuol dire che siccome un napoletano ha fatto una cagata, allora tutti i napoletani devono essere coinvolti, o si deve dire, ah certo, a Napoli, bla bla. Io mi dissocio da tutto questo e veramente lo trovo soltanto una bassissima mossa politica che francamente non intendo portare avanti sul mio canale. Quindi, in Italia è successo questo. Ed è successo a un artista storicizzato, ragazzi, non è tipo l'artista nato ieri, Michelangelo Pistoletto. Io mi ricordo di averlo studiato a scuola come rappresentante dell'arte povera. Io ho conosciuto Michelangelo Pistoletto a un evento che ha fatto qui a Catania, che si chiamava Il Terzo Paradiso. Mare Plastica era proprio una installazione che lui ha fatto per sensibilizzare, no? per l'ambiente. È una persona squisita. Stiamo parlando proprio di una pietra miliare dell'arte italiana che non se l'è tirata minimamente. Ha fatto una conferenza in accademia, all'Accademia di Belle Arti di Catania. È stato veramente molto molto bello poter entrare in contatto con una personalità artistica così bella, così importante. Tra l'altro, piccola parentesi, lì non l'ho detto, ma a tutta questa situazione, cioè, ha risposto e ha reagito da signore. Cercatevi varie interviste, perché lui ha fatto delle dichiarazioni molto lunghe che meritano di essere ascoltate per intero. Non mi va di riassumerle, quindi se vi interessa l'argomento cercatelo, perché veramente ha dato un esempio anche lì. È così importante soprattutto per la storia dell'arte mondiale. Michelangelo Pistoletto infatti è associato all'arte povera, ma in realtà artisticamente parlando nasce molto prima dell'arte povera. Contestualizziamolo, il mondo in cui nasce Michelangelo Pistoletto è un mondo del dopoguerra, è un mondo in cui in America era già nata la pop art, è un mondo in cui nascono correnti. Sempre in America, se vi ricordate il discorso del video, la laurea dell'Accademia delle Belle Arti vale meno, è diventato dopo il dopoguerra il centro del mondo artistico. E lì nascevano correnti come la minimal art,
tanto che nell'86 un giornale parigino, che se non sbaglio si chiamava Libération, diede un'idea di arte povera completamente sbagliata, perché la definì tipo la risposta italiana, la versione italiana della minimal art americana, cosa che assolutamente non era. Anche perché l'arte povera nasce proprio come un tentare degli artisti che ne fecero parte di andarsi proprio a riprendere una appartenenza a quella che era l'arte europea, l'arte dei secoli che aveva proprio caratterizzato l'Europa negli anni. Era proprio un inno all'arte occidentale europea. Quindi niente di più sbagliato, era proprio un'arte che si contrappone alla società, anzi è stata proprio una controffensiva alla società del consumo americano, su cui l'arte americana era basata, perché come vi ho detto anche in altri video, arte e politica vanno di pari passo. L'arte vera è un'arte che accompagna e che rappresenta la politica e la società in cui vive, sia che l'appoggi sia che la contrasti. Infatti non vi dovete far confondere dalla parola povera, di arte povera, che è tra l'altro un termine che è stato creato da Germano Celand, che praticamente era che in qualche modo poteva confondere. Infatti diciamo nell'ideale di Michelangelo Pistoletto non c'è mai stato un grande affetto per questo termine, anche perché vi ricordo che l'arte povera era anche l'arte veneta del XVIII secolo, no? Un certo tipo di realizzazione dei mobili, era quasi una corrente decorativa. Quindi lui si è sempre distaccato da questo concetto, o comunque più che altro non ha mai ritenuto necessario dovergli dare un nome, anche perché appunto, come dicevo, lui fa parte poi della corrente dell'arte povera, ma inizia a lavorare molto prima. Quindi arte povera dovete prenderla proprio come un ritorno a dei materiali semplici e a un rapporto quasi gestuale. E questo in qualche modo può aiutarvi nella riflessione che stiamo andando a fare adesso, cioè in realtà Michelangelo Pistoletto nella sua arte, nel suo rapporto con l'arte, si è sempre molto basato su quella che era appunto l'arte tradizionale, l'arte che nei secoli aveva dato lustro all'Europa, all'Italia. Lui è una persona che ha avuto modo di confrontarsi non solo con l'arte europea, quindi non è che ha avuto soltanto l'influenza dell'arte europea, ovviamente, aveva l'influenza dell'arte mondiale, eppure ovviamente avendo un background come quello italiano, la tua arte non può prescindere da questo, e per lui era molto importante. Le opere di Piero della Francesca, le opere di Tiziano, creano grande fascinazione in lui. Ma se andiamo a vedere in che anni lui si muove, sono anni in cui appunto diciamo, il centro delle discussioni culturali, artistiche, erano appunto la divisione, se vogliamo, l'incontro tra quella che era l'arte astratta e l'arte figurativa, no? Quelli erano gli anni in cui Fontana nel 59 aveva fatto il primo taglio, è stato il primo a creare proprio il concetto, se vogliamo di concetto, in arte. L'arte concettuale nasce così e si inizia ad aprire la mente. Sono cose che magari per noi sono molto semplici e molto banali, perché siamo abituati ormai a ben altro. Ma in quegli anni non era mai successo niente di tutto questo, quindi l'arte di Fontana, il taglio di Fontana, creano proprio uno spaccato, una nuova visione per tutti gli artisti che nascono in quegli anni e che si rifanno ovviamente a tutto quello che è successo prima, no? Ma che cercano in qualche modo di trovare delle soluzioni per andare oltre, perché Bacon aveva creato il dramma, l'aveva messo su tela in questa maniera inedita, addirittura Pollock aveva quest'arte gestuale. Come poteva un artista italiano andare oltre, creare qualcosa che in qualche modo riportasse a dei concetti arcaici, a dei concetti primitivi, e che non fosse banale nella rappresentazione artistica? E quindi Michelangelo inizia a lavorare lo studio sulla figura, perché lui inizia proprio con degli autoritratti, con i ritratti, no? Le sue prime opere, e introduce poi tutto il lavoro con gli specchi, no? La pittura sugli specchi. Quindi una pittura che è
tradizione che è tipica dell'Italia, dell'Europa, che ci racconta secoli e secoli di tradizione artistica, e allo stesso tempo, inserendo il concetto di specchio, va a inserire un concetto primordiale, perché magari uno lo guarda così, no? Uno specchio dipinto, e dice: ma che cosa c'è di così assurdo in questa opera? La potevo fare anch'io. No, non è vero che la potevamo fare anche noi, nel senso che quando lui prende quello specchio è la prima volta che qualcuno lo fa, e lui in quello specchio vuole inserire non un materiale qualunque, non è un supporto qualunque lo specchio. Lo specchio vuol dire un incontro con se stessi, vuol dire il primo modo in cui l'uomo si è conosciuto, è una delle sensazioni più primordiali che tuttora, se ci facciamo caso, ci fa entrare in contatto con noi stessi. Immaginate quando camminate per strada, vi ritrovate davanti a una vetrina e incontrate il vostro riflesso allo specchio, istintivamente ti viene di guardarlo, è come se ti stesse ipnotizzando. È lo stesso concetto su cui sono nati, che so, il mito di Narciso. C'è qualcosa di veramente arcaico e antico e profondamente colto nella scelta di uno specchio, e soprattutto inserendo lo specchio nello stesso momento rende lo spettatore, mette lo spettatore all'interno dell'opera d'arte. È un po' quello che avevano fatto gli ateniesi con il Partenone, no? Quando nel fregio avevano inserito le loro figure, cioè loro stavano inserendo al tempo l'uomo contemporaneo in una struttura antica, in un concetto antico, quasi divino, quasi lontano dai comuni mortali. In quegli anni Pistoletto inserisce l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo, il passante che va a visitare la galleria e quindi la mostra, all'interno dell'opera d'arte. Vedete quante cose nascondono nell'arte contemporanea? E quella era un'arte concettuale ancora primordiale, erano i primi esperimenti, per questo magari oggi possono sembrare banalotti, ma su quel concetto Michelangelo lavora tantissimo e inizia a capire l'importanza di sovrapporre dei concetti eterni con la caducità e con la lotta al consumismo degli artisti di quegli anni. Inizia a pensare a come creare dei forti contrasti concettuali all'interno di un'opera d'arte, ed è quello che fa con la Venere degli Stracci. Quest'opera del 67 in realtà esiste in varie versioni. Quella di Napoli, infatti, era un'installazione inserita di recente, proprio da poco era stata inaugurata il 28 di giugno. Ma cosa fa Pistoletto quando crea la Venere degli Stracci? Prende un'icona senza tempo, cioè ragazzi, la Venere, che nasce nella cultura classica, è un messaggio immortale, cioè prendi una qualunque cultura, prendi una qualunque persona, di una qualunque collocazione geografica, una Venere te la riconosce. Lui sta prendendo un simbolo universale, è antico, è immortale, quindi che perdurerà per sempre, che rappresenta qualcosa di eternamente valido, e lo va ad accostare ad una montagna, che poi in realtà è una struttura di ferro con sopra i vestiti. Se avete visto le immagini terribili del rogo, quello che vedete appunto è soltanto la struttura rimasta in ferro con i vestiti. Comunque accostata a questa enorme montagna di vestiti che rappresentano invece tutt'altro. Che cos'è il vestito? Il vestito è qualcosa che copre la figura e che in qualche modo modifica l'identità. E quale identità? Torna il discorso dello specchio, cercate di fare qualche collegamento tra queste cose che vi dirò. Cioè, il vestito che modifica e cela l'identità, che te ne può dare anche un'altra. Il vestito che comunque tra qualche anno si deteriorerà, diventerà soltanto uno straccio o rimarrà pochissimo, e soprattutto è sempre in continuo cambiamento, è qualcosa di effimero, sia proprio a livello concettuale che a livello fisico, chimico. E questa contrapposizione era una forte critica, sempre per la serie. Non è vero che l'arte povera nasce come la versione italiana di qualcosa, di un concetto americano, al contrario. È una forte critica al consumismo americano e a tutto quello che è stato il boom del dopoguerra. E immaginatevi questa cosa, cioè voi considerate che una delle prime esposizioni che hanno fatto della Venere e degli Stracci è stata fatta a Vienna, dove c'erano opere presenti nella stessa sala, opere di Giacometti, opere di Moore
E poi c'erano le chiappe di questa Venere, perché la Venere va vista da dietro con questa montagna di vestiti davanti. C'è il prima e il dopo dell'Italia, un secolo spaccato a metà è rappresentato nella sua parte futura da Pistoletto, con questa Venere rivoluzionaria, che se ci fate caso è praticamente oggi nella società del fast fashion e del consumismo estremo, cioè è ancora più importante, sempre per la serie che gli artisti percepiscono l'anima del mondo e vedono lontanissimo, cioè proprio a distanza di decenni, cosa accadrà e le opere d'arte diventano proprio immortali. Ed è questo che è stato bruciato. Tutta questa cosa che vi ho detto, tutto quello che rappresentava, che è stato bruciato. E per me l'unica cosa da imputare, al di là del singolo individuo, è il baratro culturale in cui sta cadendo l'Italia. Io credo che l'Italia abbia proprio un problema con la cultura, con l'istruzione, con proprio il rapporto con l'arte. Come vi ho detto appunto in quel video in cui praticamente si parlava di questo, della laurea dell'Accademia eccetera, un governo che non sa valorizzare e non sa sfruttare l'arte non vale niente. Io per decenni ho visto l'Italia scavare sempre più in fondo e pensavo che non ci potesse essere niente di peggio di scavare ancora più a fondo, ma francamente, vedendo quello che è successo adesso all'Opera di Pistoletto, ma anche quando succedevano le vandalizzazioni delle fontane, non specifico i luoghi perché non ci interessa, quando vedo statue deturpate di artisti anche molto giovani, contemporanei, bravissimi, io me la prendo con la politica italiana e ve lo dico francamente, perché se veramente, cioè io ho capito che c'è veramente qualcosa di peggio di continuare a scavare, e cioè fermarsi nell'oscurità più totale e costruirci una società al buio, totale. E più una cosa sedimenta nell'oscurità, più ne prende parte, più se ne abitua, più pensa sia normale. Non è normale. Io credo che si debba veramente salvare l'Italia da un punto di vista culturale, da un punto di vista dell'istruzione. Perché è assurdo che un'opera d'arte come quella, che vi ho spiegato che cosa rappresenta, ma non per noi, non per me, per il mondo intero, quanto è stata rivoluzionaria nella storia dell'arte, non avesse neanche una protezione, cioè non avesse neanche un guardiano, una sicurezza di qualche tipo. Ma com'è possibile? Com'è possibile? E vorrei veramente sapere cosa pensate voi. Io vi ho lasciato un sondaggio qualche tempo fa e eravate tutti curiosi appunto di sapere sia chi conosceva l'opera sia chi non la conosceva, però vorrei proprio sapere cosa ne pensate voi di questo periodo storico in generale, da un punto di vista culturale e da un punto di vista dell'istruzione. Secondo voi come si è potuto arrivare a tanto? Non si trattava poi di un clochard, cioè perché hanno detto è stato un clochard, non era un clochard, già si sa, o quantomeno si pensa di sapere il nome della persona che l'ha fatto, ma per me veramente potrebbe essere il signor Mario Rossi, perché, ripeto, non importa la collocazione geografica, non importa il nome di questo tizio, non importa la professione di questo tizio. Poteva succedere ovunque, perché non c'è un punto in Italia che non abbia questo problema, onestamente. E detto questo, vi mando un grosso bacio e spero di leggervi qua sotto. Ciao!